Ciao amici, eccomi. Torno di nuovo al ranch, dopo troppo tempo, con la consapevolezza che niente sarà come prima. Eppure in me resta acceso il desiderio che ogni cosa trovi il suo posto. Questa resta la vita che ho sempre sognato, e anche se non tutto funziona come avevo immaginato, la montagna, la natura, i miei animali continuano a non deludermi. E come potrebbero? Eccoci, come state? Mi trovo qui perché voglio un po' raccontarvi che cosa sta succedendo in questo periodo, cosa è successo. Ci siamo decisi almeno mi sono decisa, me ne ho parlato anche con Eric, di raccontarvi un po' che cosa è successo, perché ci siamo fermati con YouTube, quali sono, diciamo, un po' le cose che hanno segnato il nostro percorso. Per me è molto difficile essere qui e decidere in qualche modo di espormi così tanto, anche se già in parte qualcosa vi abbiamo raccontato, ma ehm, voglio essere molto più sincera e chiara, non tanto per voyeurismo, quindi per il desiderio di espormi, di avere persone che guardano e indagano sulla nostra vita privata, ma semplicemente perché so che questo potrebbe essere utile per altri, e so che comunque di tutto questo non c'è nulla assolutamente di cui vergognarsi, e anzi la nostra esperienza può essere un'esperienza invece che diventa di utilità per altri. Premetto che potrebbe esserci uno spirito un po' polemico in alcuni tratti di questo racconto, perché purtroppo questo racconto prevede anche delle criticità rispetto a quello che stiamo vivendo. Tutto questo non riguarda direttamente il ranch, ma anche la nostra attività ranch rientra poi in una riflessione su cosa sia bene e non bene per noi in questo periodo della nostra vita e quanto sia stato positivo intraprendere questo percorso di vita e quanto invece ci abbia portato delle ulteriori difficoltà sulla nostra strada. Partiamo dall'inizio. Come sapete, io sono rimasta incinta ad aprile del 2025, e ho iniziato diciamo, questa avventura della gravidanza, che è andata abbastanza bene, nel senso che per un po' è stato tutto abbastanza sotto controllo. Purtroppo però alcuni esami non sono andati bene, per cui ho dovuto tenermi monitorata in maniera costante per tutto il tempo della gravidanza. ehm, e poi vi racconterò com'è finita, perché come vedete, come anche Eric vi ha raccontato, ho partorito, il nostro bambino è nato, e vi racconterò anche questa parte. Nel frattempo, a ottobre del 2025, avete visto che sono sparita per una 10-15 giorni e mi avete visto anche pochissimo sui social, perché sono stata ricoverata con il nostro bambino, il nostro primo figlio, che è Enoch, per Eric secondo figlio, perché Erika ha già una figlia più grande. Sono stata ricoverata in ospedale perché abbiamo richiesto per nostro figlio una valutazione neuropsichiatrica, perché sospettavamo che anche lui fosse nel quadro delle neurodivergenze, e siccome alcuni comportamenti comunque ci destavano dei forti sospetti e purtroppo ci portavano anche ad alcune difficoltà,
abbiamo deciso di combattere per finalmente riuscire ad avere una diagnosi in un contesto d'eccellenza italiano. Siamo riusciti a entrare in questo centro e ne siamo usciti effettivamente con una diagnosi di neurodivergenza, come ci aspettavamo, e in particolare una diagnosi di autismo. Una componente iperattiva e probabilmente più avanti valuteremo anche l'aspetto ADHD magari quando comincerà la scuola. Non vi abbiamo mai comunicato, non abbiamo mai voluto comunicare questa cosa, anche se ormai è da appunto fine ottobre che inizio novembre che abbiamo questa diagnosi, perché aspettavamo che ci fosse un tempo di rielaborazione della cosa da parte nostra e di tutte le persone che ruotano intorno a noi che hanno avuto questa notizia. Perché purtroppo intorno all'autismo ci sono tantissime, come si può dire, tantissimi stereotipi e ci sono tantissimi tabù, e per cui non volevamo esporre il nostro bambino così in maniera immediata, per quanto ci riguarda non c'è nulla di cui vergognarsi rispetto a questo tipo di diagnosi, perché fa parte di un funzionamento. E anche se probabilmente noi otterremo la disabilità, questa cosa non deve in alcun modo, diciamo, portarci a nasconderci o vergognarci di questa cosa, ma abbiamo preferito comunque prenderci un tempo di rielaborazione familiare, anche se in realtà avevamo già questo sospetto e quindi, diciamo, non ci siamo stupiti più di tanto quando abbiamo ottenuto la diagnosi, anzi è stato un po' un sollievo poter vedere che alcune difficoltà che stavamo incontrando sul nostro percorso erano effettivamente dovute al bisogno di particolari accorgimenti rispetto ad un funzionamento mentale del nostro bambino. E qui parte un po' l'aspetto polemico, perché quello che ci siamo accorti è che purtroppo la nostra società non è pronta ad accogliere persone neurodivergenti, ed in particolare persone con autismo, bambini anche con autismo. Il nostro percorso è sempre stato molto difficile, è sempre stato per noi molto difficile inserire il nostro bambino in realtà educative, perché finché non ha avuto la diagnosi è stato molto difficile far comprendere i suoi bisogni speciali che noi avevamo già capito, avevamo già compreso, e riuscire a fare in modo che venisse accolto dagli altri. E questo è uno dei motivi per cui anche oggi ci stiamo chiedendo quanto sia stato positivo e sia positivo per lui vivere in un contesto dove a livello sociale non ci sono possibilità di grandissime interazioni. Nel senso che ovviamente qua le interazioni con altri bambini sono più limitate rispetto a quelle che potrebbe essere in un contesto più urbanizzato, dove chiaramente il numero di bambini, di famiglie è superiore rispetto a quello che ci può essere qui. Questo non significa che il nostro bambino non abbia avuto possibilità di socializzazione, ma ci siamo resi conto che ovviamente incontrare più persone disponibili ad accogliere un bambino neurodivergente è difficile. È difficile in qualsiasi contesto e probabilmente è ancora più difficile in un contesto dove non si parla assolutamente di queste cose, dove è molto difficile poter dire con serenità che si è neurodivergenti, ed è molto più difficile poter parlare e poter trovare accoglienza dall'altra parte, comprensione, ma soprattutto coinvolgimento, soprattutto inclusione, chiamiamola così. Dall'altro punto di vista, essendo Enoch come me un bambino altamente sensibile e ipersensoriale, chiaro che per lui vivere qui è stato forse una salvezza, perché gli ha permesso di non dover subire tutti quei sovraccarichi sensoriali che invece possono esserci in un contesto urbano, e poter vivere anche dei momenti di decompressione molto più ampi proprio grazie al ranch, grazie al contesto naturale che noi stiamo vivendo, che è assolutamente un toccasana per tutte quelle persone che vivono facilmente in una situazione di sovraccarico.
o che arrivano molto facilmente a sovraccarico. Questo è il caso mio, ma anche del mio bambino, e quindi da un certo punto di vista anche durante il ricovero c'è stato comunque anche fatto notare che questo per lui invece poteva essere un contesto d'eccellenza, proprio perché gli permette di vivere un ambiente che non è sempre sovrastimolato dal punto di vista sensoriale e anche volendo dal punto di vista emotivo, e quindi che questo aspetto diciamo più di sensorialità può essere controllato grazie appunto al contesto naturale nel quale noi viviamo. Dopo avervi raccontato questa cosa, cedendo diciamo in termini cronologici, cosa è successo? Siamo tornati a casa dopo 10 giorni di ricovero, io ho continuato a fare i miei controlli. Mi è stato comunicato che avrei avuto un parto indotto tra le 3 e le 4 settimane prima 3 settimane e mezzo prima del termine della gravidanza, perché purtroppo a causa di un'incompatibilità di RH avevo sviluppato degli anticorpi contro il bambino e quindi era necessario, per evitare problematiche di salute anche molto gravi, era necessario diciamo indurre il parto prima del tempo. Quindi alla metà sì, quasi alla fine della 36esima settimana sono stata ricoverata, ho fatto 3 giorni di ricovero in attesa di una sala parto disponibile e il 7 di gennaio ho partorito il nostro John con parto indotto e purtroppo siamo rimasti poi ancora una settimana in ospedale perché John ha manifestato dei problemi di salute, in particolare un ittero più difficile diciamo del normale tra virgolette da debellare, e quindi diciamo ha dovuto fare più di una terapia ed è finito diciamo nel reparto nella degenza del reparto di terapia intensiva dell'ospedale, dove è stato appunto messo in incubatrice, ha fatto diverse terapie. Dopo 7 giorni di ricovero siamo tornati a casa e abbiamo continuato comunque e stiamo ancora continuando con dei controlli periodici per assicurarci diciamo insomma che vada tutto bene, che stia crescendo bene. Nel frattempo ovviamente io ho sviluppato dei problemi relativi all'allattamento perché l'allattamento non è andato come avrei voluto, quindi mi sono ritrovata diciamo a dover integrare con latte artificiale e diciamo possiamo dire che diciamo questo distacco dal bambino che è stato in incubatrice, quindi non è potuto poi cioè non ho potuto diciamo allattarlo in maniera costante, non ha sicuramente aiutato in una situazione dove già l'allattamento era partito non proprio benissimo. Questo chiaramente ha inficiato un pochino a livello psicologico sulla situazione, considerato inoltre che a casa c'era un bambino che dopo l'altro figlio che dopo il suo ricovero comunque ha avuto un po' delle difficoltà, perché chiaramente stare 10 giorni fuori casa in un contesto che non era il suo, eccetera, sicuramente non gli ha fatto benissimo dal punto di vista, diciamo, emotivo. E quindi vabbè, abbiamo avuto anche questa situazione per cui non ci avete più visti perché siamo stati molto molto diciamo presi sia a livello proprio concreto ma anche a livello mentale e psicologico ovviamente da questa situazione che ci ha non poco colpiti e ci ha non poco scombussolati emotivamente, proprio perché ci siamo ritrovati che sembrava sempre che dovessimo ritornare a casa, invece poi i valori del sangue non andavano bene, quindi la situazione sembrava sempre peggiorare, andare sempre peggio, quindi abbiamo avuto comunque tanta paura, in più questa situazione era una situazione che poteva essere diciamo in cui l'alimentazione insomma aveva un ruolo importante e io stavo avendo comunque problemi con l'allattamento, quindi questa cosa mi preoccupava molto, anche perché il bambino era diciamo molto aveva difficoltà anche a prendere il biberon, quindi insomma la situazione era molto complicata e ci preoccupava parecchio. Nel frattempo abbiamo avuto qualcuno che ci è venuto a dare una mano al ranch, noi ringraziamo tutti quelli che si sono disposti, ringraziamo l'associazione Piccioni Paralimpici Lombardia che
che ci ha supportati, ci ha aiutati, che ha anche dato una mano concreta dal punto di vista economico, per fare in modo che anche la voliera venisse seguita da qualcuno di esterno, perché ovviamente non eravamo nelle condizioni di poterlo fare, e quindi anche per qualche giorno il ranch è stato nelle mani di altre persone. Noi non abbiamo potuto, diciamo, seguire gli animali come avremmo voluto. È chiaro che questo ci ha affaticato e addolorato moltissimo, perché eravamo anche preoccupati, pur quanto sapevamo che fossero in buone mani, eravamo anche comunque preoccupati, perché non ci è mai capitato di dover lasciare gli animali a qualcuno, quindi questa è stata comunque una cosa che in qualche modo ci destava qualche preoccupazione, qualche ansia. Nel frattempo io sono tornata a casa con il nostro bambino che sta benone, che sta crescendo, quindi adesso siamo molto contenti. Purtroppo ho sviluppato io un problema all'utero nel frattempo. Questo problema mi impedisce di poter alzare pesi, e probabilmente mi impedirà di farlo da qui a per sempre, nel senso che devo comunque stare attenta, sono, diciamo, in cura per questa cosa. Anche se purtroppo, diciamo, questa cosa mi scombussola molto, perché comporta comunque un cambiamento del corpo, comporta dei fastidi, comporta anche delle paure per il futuro. E quindi mi ritrovo adesso in una situazione comunque in qualche modo di disagio, che non mi lascia, diciamo, avere la mente lucida rispetto a tutto. Cerco di ragionare a compartimenti, però tutte queste situazioni, insomma, mi destano delle cioè mi mettono in condizione di non essere super presente, super centrata, e sempre, diciamo, sul pezzo. Questo è il motivo per cui non mi avete visto, non mi avete visto, adesso ci sono, domani non ci sono, insomma, stiamo vivendo un periodo di difficoltà. Nonostante questo, continuiamo a portare avanti il progetto del ranch, che rientra effettivamente nell'unica cosa che ci permette in realtà di fare quello che abbiamo sempre voluto, cioè quello di vivere in natura e di continuare a dare spazi di vita e dignità a degli animali che altrimenti non ne avrebbero avuta. Ci tenevo a raccontarvi tutto questo. In realtà volevo anche un pochino raccontarvi e dirvi che cosa significa per noi aver fatto queste indagini sui nostri funzionamenti, e riuscire, diciamo, a trovare uno spazio all'interno del contesto sociale, nonostante le nostre diversità. Ma il tempo penso sia finito, quindi forse ve ne parlerò la prossima volta. Ci tenevo però appunto a dirvi tutto questo, sperando che, se qualcun altro sta vivendo situazioni simili alle mie, alle nostre, possa sentirsi accolto, compreso, e possa dire: ah, ok, allora insomma non sono l'unico a vivere una situazione di questo tipo. Ad oggi la nostra società in Italia si fa davvero fatica a ricevere velocemente dei supporti, degli aiuti quando si ha un figlio neurodivergente, ma anche quando da adulti si comprende di essere neurodivergenti e di aver bisogno di sostegno e di aiuto. E vi racconteremo anche questo, perché è un punto, purtroppo, un tasto molto dolente e difficile, e i tabù che ci sono sulla neurodivergenza chiaramente non aiutano anche ad avere dei sostegni nella comunità, diciamo, locale, perché quando si parla di autismo, ADHD o qualsiasi altra neurodivergenza, sembra che si stia parlando di tutto e di niente, e si hanno degli stereotipi grandissimi, soprattutto rispetto all'autismo. Voglio portarvi questo tema perché è un tema molto importante, per quello che ci riguarda, e che ci tocca personalmente, ma anche del quale vogliamo discutere e parlare, perché è un tema sociale davvero importante, che si lega molto anche allo stile di vita e alle scelte di vita. Quindi ci teniamo anche a farlo proprio per questo motivo. Quindi niente, io volevo solo raccontarvi questo, vi racconterò altro e ne parleremo magari nei prossimi video, se vi interessa. E niente, nel frattempo, insomma, mi godo questa serata, vado a sistemare gli animali e poi torno a casa. Thank you.